Oggi voglio parlarvi di una munizione commerciale per tiro a lunga distanza specifica per il calibro 6,5 Creedmoor. Allora, nelle armerie non c'è una grandissima, diciamo così, disponibilità per quello che riguarda questo calibro se parliamo di munizioni commerciali specifiche appunto per un tiro a lunga distanza, quindi munizioni di una certa qualità. Almeno per mia esperienza, recandomi nelle armerie, non ho trovato granché, ma un mio amico che ha una grossa armeria molto fornita mi ha chiamato giorni fa e mi ha detto: vieni a provare queste munizioni. Sto parlando delle Sako TRG Precision, delle munizioni, devo dire, che mi hanno abbastanza stupito per quello che riguarda prestazioni e precisione. Questa munizione, la Sako TRG Precision, monta una palla open tip match, in particolare questa è una 136 grani, e dietro la scatola troviamo la descrizione dove appunto la Sako ci spiega che ogni singolo componente di queste munizioni è stato selezionato, diciamo, tra componenti di alta qualità e che vengono realizzate con grandissima precisione, seppur in modo ovviamente industriale. Ebbene, io ora ve ne parlerò meglio mostrandovi i video. Impatto. Ed eccoci in poligono. Mi sono trasferito qui a Spoleto al poligono La Torraccia, un poligono molto bello, veramente ben attrezzato, dove potremo quindi fare un'ottima prova della nostra TRG Precision della Sako. Allora, quello che vedete adesso evidenziato è uno dei primi bersagli a cui tireremo. Praticamente c'è una sagoma di cervo con vicino una piccola piastra metallica che corrisponde all'area vitale, diciamo, dell'eventuale animale, se fossimo in ambito venatorio. Qui sulla destra ci sono delle altre sagome che ora più o meno cerco di evidenziare. Sono sempre, diciamo, dei bersagli metallici, delle piastre metalliche. La postazione di tiro è questa. Questa è la camera con cui, la scope cam con cui faremo le riprese direttamente dall'ottica, e questa è la nostra bellissima, direi, munizione, veramente molto bella anche a vedersi, molto curata nei particolari. Questa è la carabina con cui farò il test, la mia custom, e adesso procederemo quindi ai primi tiri. Ora, quello che vi ho evidenziato prima, praticamente è la sagoma del cervo, c'è anche la parte cartacea, ma noi spareremo sulla piastra, quella che vi ho evidenziato, una piccola piastra metallica, appunto una trentina di centimetri credo, non di più. La giornata è bella ventosa, abbastanza, in questi giorni ha fatto delle giornate con parecchio vento, si sente anche molto bene nel microfono, poi si nota anche, diciamo, l'erba che si muove. Più tardi vedrete in un altro video, si nota davvero molto bene la presenza del vento abbastanza intenso. Ovviamente non ci spaventa in quanto questa munizione peraltro è anche molto veloce, e poi il 6,5 Creedmoor tiene molto bene il vento. E quindi il primo tiro è andato a bersaglio. La munizione, ripeto, si è dimostrata assolutamente coerente con il calcolatore balistico, quindi con i dati che mi ha dato il calcolatore balistico. Scusate il rumore di fondo, ma il vento è abbastanza forte, sul microfono della telecamera si sente. Ecco, ora sto cercando un altro target a cui tirare. Ecco qua, ho trovato la piastra 13 che è praticamente coperta dall'erba, perché in questi giorni mi hanno detto che non hanno avuto modo di fare molta, diciamo, manutenzione al campo, quindi l'erba è un po' cresciuta, ma noi, diciamo, questa cosa non ci preoccupa, sicuramente riusciremo a colpirla comunque. Anche questa è una piastra abbastanza piccola, ovviamente, altrimenti non c'è divertimento. Ecco, qua sotto vi evidenzio l'erba in movimento che, diciamo, dà una buona idea del vento trasversale che c'era questa giornata, e siamo andati a bersaglio anche in questo caso. Ora ci spostiamo su un altro target
Il prossimo è un target a forma di capriolo, interessante perché al centro ha una parte, diciamo, un'altra piastra secondaria, diciamo, che è quella che in verità andrebbe colpita, perché anche questa rappresenta, per chi è cacciatore, ovviamente l'area vitale dell'animale. Per noi è semplicemente un bersaglio un pochino più difficile, quindi più interessante da colpire. Ecco, ve l'ho evidenziata. Anche qui, come vedete, non sto dando correzioni per il vento perché la munizione ho visto già dallo strumento che esce davvero molto veloce, quindi non c'è bisogno. Presa. Ora ve lo faccio vedere al rallentatore che magari si vede meglio, quindi rallento questa piccola parte di video. Ok, e siamo andati a bersaglio sulla piastra, diciamo, centrale. Ora ne cerchiamo un'altra, ovviamente sempre piastre piccole. Eccola qua, la 9, andrà benissimo. In questo momento c'era stato, diciamo, un attimo di calma, diciamo, era un po' sceso il vento, un pochino almeno. Ok, in un secondo tempo mi sono poi trasferito in un altro poligono, il Long Range Shooting di Roma, che offre distanze di tiro superiori, possiamo sparare fino a 600 yard. Mi erano rimaste pochissime munizioni, soltanto 3 colpi di queste scatole, più ovviamente poi le mie che sono però altre munizioni, e quindi una l'ho tirata sul gong a 600 metri che è obbligatorio per poter poi sparare sul bersaglio elettronico, le altre due sono quelle che vedete. Il cerchio evidenziato sono più o meno 20 cm, questa è la distanza di tiro che sono 600 yard, 550 metri praticamente, e quindi gli ultimi due colpi sono andati, uno come vedete lì al bordo praticamente del 4 e l'altro più centrale sempre sul 4, calcolando che praticamente c'era anche oggi una bella giornata ventosa. Ho misurato la velocità con il Garmin, questi ultimi 3 colpi che ho sparato mi hanno dato circa 850 metri, diciamo più o meno al secondo di velocità, quindi non male direi, è vero che sono soltanto 3 colpi, comunque una deviazione standard di 0,4, ma anche diciamo nell'altro poligono l'avevo misurata, in verità la deviazione standard su tutte e due le scatole non ha superato mai i 3 metri al secondo. E quindi, riassumendo, una munizione che è piaciuta direi tanto alla mia carabina custom con canna Bergara, in quanto devo dire si è dimostrata sempre molto precisa, velocità d'uscita molto buona, parliamo di 850 metri al secondo circa. L'ho provata diciamo in un paio di contesti diversi, nel secondo, quello della distanza superiore, soltanto un paio di colpi perché avendone soltanto 2 scatole fra azzeramento tiri vari, diciamo li ho consumati abbastanza in fretta, ma ora me ne procurerò delle altre scatole perché mi sono piaciute davvero tanto. Quindi se avete una carabina in 6,5 grid ma cercate una munizione precisa che si comporti davvero molto bene, che esca anche abbastanza veloce, secondo me questa può fare al caso vostro. Per quello che riguarda il video io spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, noi ci vediamo presto qua su Sendit.